CLA o acido linoleico coniugato è un acido grasso essenziale, un polinsaturo appartenente alla famiglia degli omega 6 e rappresenta un acido grasso a catena lunga, ben 18 atomi di carbonio con un doppio legame che lo rende perciò non un monoinsaturo come quello contenuto all'interno dell'olio di oliva, ma un polinsaturo proprio perché possiede due doppi legami, in particolar modo il primo in posizione C6. Bene, questo acido grasso polinsaturo rappresenta per noi un acido grasso essenziale, in quanto noi non siamo in grado di produrlo all'interno del nostro organismo, ma dobbiamo essenziale introdurlo attraverso l'alimentazione. E da che cosa da dove lo otteniamo? Da dove lo prendiamo? Lo prendiamo da quegli animali ruminanti che invece, al contrario rispetto a noi, possiedono all'interno del loro rumine, che sono 4 stomaci, dei microrganismi capaci di produrre questi acidi grassi polinsaturi. Per cui capiamo bene che poi la fonte di assunzione e di arrivo all'interno del nostro organismo di questo acido grasso polinsaturo a 18 atomi di carbonio con un doppio legame, di cui il primo doppio legame è in posizione 6, lo otteniamo dalla carne animale e dal latte e dai derivati. Quindi capiamo bene che questo acido linoleico coniugato per noi diventa importante. Perché? Perché è essenziale, perché dobbiamo introdurlo con la dieta e ne dovremmo introdurre una quota che va da 20 mg fino a 170 mg, garantendo così l'apporto giornaliero ideale per la nostra alimentazione. Però purtroppo quello che noi capiamo bene è che questa quantità talvolta non riusciamo ad introdurla con la dieta, ed ecco l'importanza di realizzare una corretta integrazione che capiamo bene per l'acido linoleico coniugato segue più o meno gli stessi protocolli che utilizziamo con gli omega 3, cioè noi andiamo a superare quella vitamina C, andiamo a superare quei valori VNR, valori nutrizionali di riferimento raccomandati, perché il maggior apporto di questo attraverso l'integrazione alimentare ci permette di ottenere quegli effetti altrimenti impossibili da ottenere praticamente con il semplice apporto dell'alimentazione. E perché è importante che noi assumiamo un maggior apporto rispetto ai valori nutrizionali di riferimento? Perché il CLA, l'acido linoleico coniugato, questo grasso a lunga catena polinsaturi con doppio legame, riesce praticamente a svolgere importanti funzioni biologiche, quali quelle nutrizionali, antitumorali o anticancerogene, antitrombotiche, immunomodulatorie e antiobesigene ed antidiabetiche. Ora, se noi vogliamo riuscire a capire praticamente gli effetti dell'acido linoleico coniugato, capiamo che l'acido linoleico coniugato gli viene attribuita, oltre alle importanti attività antiobesigene e antiipertensive che a noi interessano principalmente, perché dobbiamo abbattere il muro dell'insulino resistenza. E perché l'abbatte il muro dell'insulino resistenza? Perché è in grado di migliorare la sensibilità all'insulina, quindi non ha un effetto come l'acido alfa lipoico di abbassamento della glicemia, ma al contrario aumenta la sensibilità all'insulina, migliorando l'efficacia dell'insulina, e non con la stessa azione diretta dell'acido linoleico e dell'acido alfa lipoico, ma in maniera leggermente diversa,
più mite, riesce ad abbassare i livelli di glicemia, praticamente avendo così un miglioramento della sensibilità all'insulina e un'azione antidiabetogena. Però l'effetto antitumorale che attribuiamo al nostro CLA, al nostro acido linoleico coniugato, è attribuibile alla sua capacità di stimolare la funzione apoptotica. Ripetiamo, stimola l'apoptosi. Cos'è l'apoptosi? L'apoptosi, questo termine complesso, questo scioglilingua, sta ad indicare la capacità che una cellula, una volta arrivato al termine del suo ciclo vitale, o in caso che non ci sia una corretta informazione sintetica, un DNA alterato, di portarla a morte cellulare senza andare verso la necrosi e quindi processi infiammatori e attraverso la trasformazione necrosi e liberazione di fattori tumorali, oppure addirittura la trasformazione in una cellula tumorale. Quindi che cosa fa? Il CLA aiuta le nostre cellule che stanno invecchiando a portarle verso una morte serena. È una sorta di meccanismo di eutanasia naturale, in cui quando il corpo non è più in grado, quella cellula, di vivere in modo corretto, muore senza disturbare l'ambiente in cui si trova. E questo per noi è fondamentale, perché invece nei processi infiammatori cronici o degenerativi, come in quelli tumorali, è proprio questa morte che non avviene o avviene in modo alterato a disturbare il resto dell'organismo. E con questo penso di avervi spiegato, un po' la funzione anticancerogena del CLA, che è anticancerogena verso tumori importanti e i più diffusi, come il cancro mammario, il cancro dell'intestino e, non voglio dimenticare, il cancro del polmone. Inoltre svolge un'azione praticamente aterogena contro, cioè, l'arteriosclerosi, e quindi una funzione protettiva sul sistema cardiovascolare. Perché? Perché il CLA ha una funzione antitrombotica, perché interviene sul ciclo dell'acido arachidonico, funziona come una sorta di aspirina che mantiene il nostro sangue sciolto, scoagulato, un sangue pulito. E infatti sappiamo come gli omega 3, anche questo omega 6, riesce ad avere questa azione antitrombotica importante, ed è quindi importante, in alternativa ai soggetti che assumono l'aspirinetta, che ha tutta una serie di effetti collaterali a livello gastrico. L'acido linoleico coniugato non ha quegli effetti collaterali che avrebbe invece un'aspirina, che costringerebbe poi il paziente talvolta ad assumere dei gastroprotettori. Inoltre svolge un'importante azione immunomodulante, in particolar modo contro le reazioni allergiche, soggetti asmatici, soggetti allergici che soffrono di raffreddore da fieno. Bene, il CLA sembrerebbe svolgere un'importante azione perché tende a mitigare la risposta atopica IgE allergenica, la vera e propria allergia immediata, che è molto pericolosa, e quindi contro le IgE, quindi apoptosi contro i tumori, antiaterogena, non fa tappare l'arteria mantenendo scoagulato il sangue, non facendo formare i trombi perché agisce sull'acido arachidonico. Un'azione immunostimolante molto importante, praticamente, perché addirittura sembrerebbe stimolare, oltre che a ridurre l'azione dell'IgE, anche l'azione praticamente degli anticorpi che si formano dopo le vaccinazioni. Inoltre sarebbe ottimo praticamente nel migliorare il CLA, è ottimo nel migliorare l'aumento della massa muscolare magra, andando ad intaccare la massa muscolare grassa, e quindi questo acido grasso essenziale per l'uomo, che deve essere assunto in una quota importante, in grado di migliorare le prestazioni atletiche e soprattutto la capacità di aumentare la massa muscolare a scapito della massa grassa, andando a controllare il peso corporeo.
Inoltre è importante perché riesce a ridurre lo stimolo della fame agendo sul senso dell'appetito e sullo stimolo appunto della fame, inducendo una sorta di senso di sazietà che è fondamentale per il nostro organismo. Riduce tutti gli stati infiammatori in quanto avrebbe un'azione diretta sulla proteina C, che sappiamo essere quella proteina C reattiva liberata dal fegato grasso come dai tessuti adiposi, inoltre in grado di agire su enzimi chiavi come l'acetilcoenzima A carbossilasi, quell'enzima che a livello citoplasmatico, un po' come fa la garcinia, in grado di impedire la biosintesi di nuovi acidi grassi a livello citoplasmatico che determinerebbero questo aumento degli acidi grassi a livello citoplasmatico, l'aumento del fegato grasso, dei trigliceridi nel sangue e degli accumuli di tessuto adiposo all'interno del nostro organismo. E inoltre agisce con una sorta di attivazione sul metabolismo basale, e quindi dobbiamo dire che dopo aver elencato tutte le funzioni, e quindi le voglio ricapitolare: l'azione antiobesità, antipertensiva, antiaterogena contro l'arteriosclerosi, contro il cancro, mammella, polmone, intestino, migliora la massa grassa, ha un'azione antidiabetica, immunostimolante, stimola l'azione apoptotica sulle cellule praticamente tumorali, lo abbiamo già detto, ha uno stimolo osteosintetico, ecco mi mancava perché è importante anche per noi odontoiatri che praticamente ci andiamo verso la rigenerazione guidata o le GBR, oppure che dopo interventi di impianti può essere utile dare ai nostri pazienti oltre al collagene anche come integrazione la vitamina C e il CLA, perché praticamente ha questa azione osteosintetica. In sintesi, ritornando al discorso dell'apoptosi, mi protegge così indirettamente il DNA da tutte quelle che sono le azioni in particolar modo legate allo stress ossidativo, aumenta il metabolismo proteggendoci dallo stress ossidativo. Le due funzioni che mi preme ancora ricordare sono quella antiobesigena contro l'obesità e anti-ipertensiva. Quanti dobbiamo assumerne al giorno? Il CLA viene dato in forma di geloperle, quindi delle geloperle trasparenti in cui dentro c'è questo olio, o meglio questo acido grasso poliinsaturo a lunga catena, 18 atomi di carbonio, con due doppi legami, a cominciare il primo da C6, che praticamente noi consigliamo almeno 2 geloperle al giorno, che è la dose minima consigliata, ma come gli omega 3 può essere portata fino a 6 grammi al giorno. Ovviamente in caso che ci sia un po' di bruciore di stomaco, nel senso che ti rigurgita un po', oppure praticamente che ci sia un po' di diarrea, va ridotta la dose. E quindi l'acido grasso essenziale di cui noi stiamo parlando è un acido grasso che può essere assunto nella quota da 2 fino a 6 geloperle al giorno per avere il massimo effetto terapeutico. Come facciamo con gli omega 3? Gli unici effetti collaterali possibili che possono far ridurre il dosaggio potrebbero essere un po' di bruciore di stomaco o un po' di diarrea. Quindi possiamo dire che fondamentalmente il CLA, l'acido linoleico glicato, assunto almeno in 2 geloperle al giorno insieme ai pasti, è in grado di garantire tutte quelle funzioni che vi ho appena elencato in questo video. Spero di essere stato esaustivo. Se ci sono domande, interrogazioni, a vostra disposizione. Grazie per l'attenzione.